Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Honor Magic 8 Lite, uno smartphone che fa dell'autonomia e della resistenza i propri cavalli di battaglia. Però, ahimè, non basta solo questo, dato che nel complesso ci sono parecchi punti critici che poi vi spiegheremo durante la recensione. Uno dei punti critici è il prezzo di lancio. Nella versione 8.256 siamo a 3,79, nella versione 8.512 siamo a 4,29. Un prezzo molto elevato che va a farlo scontrare con dispositivi, a nostro modo di vedere, molto più completi rispetto a Honor Magic 8 Lite, per cui diciamo che il prezzo è molto importante in questa categoria. Se però teniamo conto delle offerte online che praticamente lo portano a circa 100 euro meno su ognuna delle due configurazioni, allora può avere un senso, ma con il prezzo di listino diciamo che secondo noi le pecche e i compromessi sono troppi per giustificare un prezzo del genere. A livello costruttivo Honor spinge molto forte sulla robustezza. Abbiamo certificazioni P68, 69 e resistenza alle cadute dichiarata fino a 2,5 m. A livello di ingombri non è un mattone e pesa circa 193 grammi. Numeri centrati considerando la batteria enorme e il display grande. Il frontale da acceso fa un buon colpo d'occhio e sembra più curato di quanto poi restituisca in mano. Il nodo è la qualità percepita. Il frame in plastica lucida abbassa tanto il feeling sia visivo sia tattile. Nella colorazione reddish brown, il retro con finitura tipo ecopelle è più piacevole e migliora la presa, però l'insieme resta molto carico tra colore, modulo foto, camere grande. Quindi sì, più moderno e più resistente dei vecchi Lite, ma non abbastanza premium per il prezzo. Il display è una AMOLED da 6 pollici e 79 con risoluzione 1200x2640, densità intorno ai 427 ppi, refresh fino a 120 Hz, profondità colore 10 bit e compatibilità HDR dichiarata. Nell'uso reale è luminoso e leggibile all'aperto, con buona fluidità in social, browsing e streaming. Le modalità di refresh ci sono e la gestione è in linea con la fascia, però qui c'è un dettaglio che pesa davvero nel quotidiano. L'Always On è limitato, il classico Always On farlocco, che sulla carta c'è, ma nell'uso reale è meno utile di quanto ti aspetti. È uno di quei particolari che abbassa la percezione del prodotto giorno dopo giorno. Quindi schermo promosso, ma non abbastanza per compensare il resto. Parliamo dell'hardware. Il processore è uno Snapdragon 6 di quarta generazione, 4 nanometri con Adreno 810, scelta sensata per efficienza e consumi, meno per prestazioni di carattere. Nel quotidiano va bene per chat, social, streaming e navigazione, ma quando alzi il carico, multitasking, passaggi rapidi, fotocamera più app in background, la sensazione resta corretta ma poco brillante. Memoria 8 GB LPDDR4X e storage UFS 3.1 da 216 e 512 senza micro SD. L'audio, ci sono degli speaker stereo, volume alto e resa pratica per video social. L'impatto è buono anche se non è un comparto premium per corposità e dettaglio. Connettività completa, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0, OTG. La versione EU con eSIM, oltre a Dual Nano SIM. Ricezione chiamate ok, mentre la vibrazione è troppo debole nell'uso reale si sente e come. Per quanto riguarda l'autonomia, come vi dicevamo, Magic 8 Lite fa davvero bene. La batteria da 7500 mAh in tecnologia Silicon Carbon è enorme, nell'uso reale ti dà quella tranquillità che tanti rivali non hanno. La combinazione con un chip orientato all'efficienza aiuta a costruire giornate lunghe e stabili, quindi il telefono risponde presente se la tua priorità è ricaricare il meno possibile. La ricarica supporta 66 watt Honor Supercharge, che nella confezione non c'è, però vabbè, ormai siamo abituati. In confezione abbiamo il cavo, ma come vi dicevo non il caricatore, però in ogni caso non è un dramma, ma è un dettaglio comunque che riguarda molti produttori. In sintesi, autonomia super, ricarica buona con l'asterisco dell'alimentatore. Parliamo ora del software. Come potete vedere abbiamo Android 15 con Magic OS 9. Diciamo che non è tanto la versione di Android, anche se nel 2026 sarebbe stato preferibile partire già direttamente col 16. Il punto è l'esperienza. Su questa fascia ci aspettavamo un sistema più pulito e più maturo. Magic OS resta ricco di funzioni, scorciatoie, Magic Capsula, Magic Portal, varie funzioni AI, strumenti in galleria, ma nell'insieme dà una sensazione di interfaccia troppo piena, con app preinstallate e poca snellezza. Anche quando le funzioni sono utili sembrano più vetrine che reale miglioramento della fluidità percepita, soprattutto con un hardware solo adeguato.
E poi ci sono quei dettagli che pesano nel quotidiano: always on limitato, impostazioni meno lineari, una sensazione generale poco pulita. La promessa di aggiornamenti futuri è positiva, ma non può giustificare un presente che convince ben poco. Per quanto riguarda la fotocamera, abbiamo una principale da 108 megapixel stabilizzato e un'altra grandangolare da 5 megapixel. Come i video, la principale arriva a 4K 30 fps, il grandangolo si ferma a 1080p 30 fps. La selfie cam è una 16 megapixel con video 1080p 30 fps. Il punto è che la principale è buona quando la luce è ottimale e fa scatti utilizzabili e può cavarsela. Però il 108 megapixel qui è più marketing che salto vero. Il vantaggio pratico non è così evidente. Il problema vero è l'ultra wide da 5 megapixel, troppo debole per questa fascia, dettaglio basso, qualità morbida, dinamica limitata e risultati che peggiorano appena la luce cala. Di notte la principale può tirare fuori scatti usabili, ma non impressiona. Il grandangolo invece crolla ed è quello che ti fa dire ok, qui hanno tagliato troppo. Se la fotocamera è importante, è uno dei compromessi più difficili da accettare. In conclusione, il verdetto è semplice: Honor Magic 8 Lite non è un brutto telefono in assoluto, è un telefono troppo specializzato. Se vuoi soprattutto autonomia, più resistenza, lo trovi online al prezzo giusto, allora si può valutare senza problemi, perché è coerente con la sua idea. Se invece cerchi un medio gamma completo nella fascia 300-400 euro, i compromessi su fotocamera, software, always on, vibrazione e brillantezza generale diventano troppi. A prezzo ufficiale è una proposta debole, a prezzo street diventa più sensata, ma resta un acquisto di nicchia. In pratica, ottimo battery phone, sì, medio gamma equilibrato, no. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.